Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione voglio approfondire l'argomento meccanismi, ovvero vi voglio mostrare gli strumenti che ci consentono di effettuare delle analisi o anche dette simulazioni sui meccanismi che abbiamo definito per poter estrarre da queste simulazioni delle informazioni che ci potrebbero essere utili per la nostra progettazione. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Il meccanismo in questione che andremo a utilizzare in questa lezione è un meccanismo che abbiamo già montato con i dovuti vincoli o le dovute connessioni, perché in realtà si chiamano così, in un video precedente che vi linkerò in descrizione o direttamente all'interno del video stesso. È un meccanismo che ovviamente è in grado di muoversi e possiamo provarlo usando CTRL ALT, facendo un clic col tasto sinistro ad esempio sulla biella, e di conseguenza possiamo trascinare questo meccanismo e vedere che effettivamente questo meccanismo funziona. Noteremo, questo già lo sappiamo, che ci sarà una collisione in questa zona qui che poi andremo a risolvere facilmente. Inoltre questo meccanismo è stato costruito utilizzando correttamente il valore di rigenerazione. Vi consiglio quindi di andarvi a vedere bene il video precedente. Di conseguenza, se premiamo CTRL G oppure se premiamo rigenera, che è esattamente la stessa cosa, il meccanismo torna in quella che è stata definita come posizione iniziale. Abbiamo detto che c'è un'interferenza, o meglio una collisione, in questa zona qui. La andiamo innanzitutto a risolvere, quindi selezioniamo il componente telaio, lo attiviamo con la stellina verde, andiamo a selezionare anche da schermo la lavorazione di quella tasca, di quello scasso. A questo punto andiamo su modifica, perché sarà sufficiente modificare una quota, e andiamo a aumentare questa quota da 40, non so se riuscite a vederla bene, che rappresenta appunto la profondità di quello scasso, e la porto a 60. Un bel invio, un CTRL G che serve a rigenerare e un CTRL A che serve a uscire dall'ambiente parte relativo a questo componente e ritornare all'ambiente assieme, quindi serve a riattivare l'assieme su cui stavamo inizialmente. A questo punto, corretta la collisione, infatti noteremo che se trasciniamo il componente non ci sarà più contatto in quella zona, direi che possiamo entrare nell'ambiente che serve a definire analisi. In realtà sappiate che non è necessario correggere una collisione, perché potremmo fare comunque un'analisi pur se la collisione è presente. Semplicemente vedremo che in questo caso le due BL passeranno attraverso il solido senza interrompere la collisione, a meno che non è attivo appunto il controllo di collisione. Quindi andiamo nell'ambiente, ci serve a definire questa analisi. L'ambiente si chiama meccanismo e per entrarci bisogna andare sotto applicazioni e appunto scegliere la voce meccanismo, questo tasto con queste due ruote dentate. L'ambiente meccanismo presenta delle differenze rispetto all'ambiente assieme, è accessibile anche con una licenza di base, questo ve lo dico per chiarezza, con la licenza che ad oggi si chiama Creo Design Essentials, ma anche con le licenze di base precedenti, se non avete, diciamo, le licenze più recenti. Questo ambiente meccanismo ovviamente si distingue perché presenta in alto dei comandi differenti che poi vedremo in parte, ma anche perché il navigatore sulla sinistra si divide in due. In alto mostrerà l'albero del modello con l'elenco dei componenti, in basso mostrerà le entità di questo ambiente che vengono definite e che quindi possono essere anche modificate, corrette o eseguite quando necessario. Un'altra differenza sta nel fatto che le connessioni con cui abbiamo costruito il nostro assieme, che in realtà vediamo anche da qui, vengono rappresentate con dei simboli che adesso cerco di mostrarvi meglio passando a una visualizzazione un po' più leggera, un po' più semplice. Appunto questa è la connessione PIN che abbiamo definito in questa zona ed è rappresentata da questo simbolo. Le connessioni diverse
ad esempio come la connessione cilindro avrà una simbologia diversa e via dicendo per tutte le altre connessioni. Ritorniamo adesso alla colorazione ombreggiata con effetti realistici e andiamo a definire gli step necessari per poter fare una simulazione. Il primo step importante da fare è che dobbiamo definire una legge del moto di uno dei componenti di questo meccanismo. In genere lo si fa sul componente che appunto deve andare a muovere tutto il resto del meccanismo, su cui probabilmente sarà nella realtà poi collegato un motore o comunque una trasmissione. In questo caso il componente direi che è il componente biella, e per fare questo, per definire una legge del moto, che non è altro una legge che dice a Creo come quel componente si deve muovere, che spostamenti deve eseguire nel tempo, oppure che velocità deve avere nel tempo, o anche che accelerazione deve avere nel tempo. È molto semplice, basta cliccare su servomotori. Servomotori ci consente sia di selezionare una connessione per definire un servomotore, ma anche di selezionare un componente e dei riferimenti. In genere, per questione di comodità, di velocità, la cosa migliore è selezionare una connessione, ed è quello che vado a fare. Vado a selezionare la connessione che sta alla base della biella, che è una connessione cerniera o anche pin, la possiamo definire anche in questo modo. Come vedete lui ce la fa selezionare facilmente. Poi qui in alto andiamo a definire le caratteristiche di questa legge del moto. Può essere la quantità che andiamo a controllare, può essere la posizione angolare, perché ovviamente la cerniera sarà guidata da grandezze, diciamo, basate su un angolo, quindi posizione angolare, velocità angolare, accelerazione angolare eventualmente. In questo caso non scelgo posizione angolare, ma scelgo velocità angolare, che come vedete viene mostrata in gradi al secondo, come è giusto che sia. Posso anche decidere che tipo di legge deve essere, se una legge costante, ovvero una velocità angolare costante nel tempo, quindi rappresentata da una retta orizzontale sul grafico velocità-tempo, oppure a rampa, ovvero una retta inclinata, oppure cosinusoidale e così via. Ci sono varie leggi che si possono utilizzare. Ovviamente, sempre per questione di semplicità, utilizziamo costante, che in questo caso va più che bene. Dobbiamo definire però quale deve essere questa velocità angolare costante. Per farlo bisogna entrare nel menu Dettagli Profilo. Clicchiamo qui. Come vedete anche da qui posso andare a modificare alcuni aspetti che potevo modificare anche da qui su, come ad esempio il tipo di legge, diciamo di funzione che andremo a utilizzare, ma lasciamo costante. Qui sotto andiamo a definire il coefficiente, cioè il valore della velocità costante che vogliamo avere. Io anche qui per questione di semplicità definisco 36 gradi al secondo, ma ovviamente siete liberi di inserire il valore di velocità che più vi interessa, che magari è rispettoso della situazione che volete andare a simulare. Quindi 36, vedete che a fianco ci sono le unità di misura in gradi al secondo. Ok, do un invio. Volendo potete anche verificare quello che è il grafico che avete definito, di questa legge del moto che avete definito. Potete decidere di mostrare anche tutti e tre i grafici, ad esempio posizione, velocità e accelerazione. Per il momento lascio velocità e clicco su questo tasto. E appunto vediamo che viene mostrato un grafico che sostanzialmente rappresenta una retta orizzontale sul grafico, ovviamente velocità-tempo, rappresenta una retta orizzontale e diciamo l'ordinata di questa retta orizzontale, cioè questa retta orizzontale passa per l'ordinata 36, ovviamente lo possiamo anche vedere da qua. Se vogliamo possiamo anche decidere di vedere posizione, velocità e accelerazione, basta flaggarli e di nuovo cliccare su grafico. In questo caso vedremo che l'accelerazione è nulla e quindi viene rappresentata coincidente alla retta orizzontale,
perché è nulla, perché la velocità è costante ovviamente, la velocità è costante, quindi è una retta orizzontale, la posizione invece cresce nel tempo in maniera lineare come indicato in questo grafico. Detto ciò, direi che abbiamo definito la nostra legge del moto, confermiamo e adesso noteremo che nel nostro albero del modello, nella parte alta, vedremo che è stato definito un motore. Lo stesso motore lo troveremo anche qui. Ok, quindi anche da qui possiamo vedere questa entità e anche da qui possiamo andarla a modificare se ci siamo resi conto di aver fatto di un errore, di esserci dimenticati di qualcosa, possiamo sempre andarla a modificare e a fare tutta una serie di operazioni di correzione, di editing, eccetera. Definito il servomotore, possiamo andare a definire un'analisi del meccanismo e questo lo facciamo con questo comando analisi meccanismo, appunto. Clicchiamo qui, possiamo fare, allora ovviamente nella parte alta possiamo dargli un nome a questa analisi, ma per il momento lascio il nome che viene proposto di default. Possiamo decidere anche che tipo di analisi può essere. Possiamo fare analisi di posizione e analisi cinematiche. Se non abbiamo una licenza, diciamo, avanzata dei meccanismi, possiamo fare soltanto queste due analisi, posizione e cinematica. Dinamica, statica e equilibrio forze non possiamo farlo perché rientriamo appunto nelle analisi dinamiche che richiedono una licenza aggiuntiva. Io per sicurezza vi consiglio di fare un'analisi cinematica, perché l'analisi cinematica come informazione in uscita, diciamo, come risultati, ci consente di ottenere non solo la posizione, ma anche le velocità e le accelerazioni. Quindi abbiamo un po' più di informazioni che possiamo utilizzare per le nostre verifiche. In questa maschera, volendo, sotto motori, potremmo trovare l'elenco di tutti i motori che abbiamo definito e potremmo gestire quando questi motori intervengono, in che momento dell'analisi intervengono, se vengono eseguiti dall'inizio alla fine oppure se hanno delle tempistiche differenti. Per il momento anche qui in questo caso lascio così com'è. Sotto preferenze possiamo gestire quelli che sono i tempi dell'analisi, ma anche qui lascio tutto di default, quindi sarà un'analisi che parte dal momento 0 al momento 10. Parliamo ovviamente di secondi. Quello che potremmo fare eventualmente, se vogliamo delle informazioni più dettagliate da estrarre da questa analisi, potremmo aumentare il numero di fotogrammi, ad esempio definire un intervallo tra un fotogramma e l'altro più piccolo, ad esempio 5 centesimi o 1 centesimo o addirittura 1 millesimo, ma anche qui se dovete semplicemente fare delle prove vi consiglio di rimanere sull'analisi che viene proposta di default. Per far sì che i risultati di questa analisi vengano memorizzati è sufficiente cliccare su esegui e cliccando su esegui vedremo appunto che il meccanismo si muoverà dal momento 0 al momento 10 secondi e quindi farà un giro completo, perché ricordatevi che la velocità che avevo definito era di 36 gradi al secondo, che per 10 secondi fanno 360 gradi. E quindi andiamo a fare esegui. L'analisi viene appunto eseguita, i risultati di questa analisi vengono sostanzialmente memorizzati, qua gli possiamo anche dare ok per chiudere la finestra e troveremo appunto nell'albero delle analisi un'analisi appunto che abbiamo appena definito, cinematica, è importante che sia cinematica, e questo ci consente da qui col tasto destro eventualmente di rilanciarla con la bandierina verde o di modificarla se ci siamo resi conto di aver fatto qualche piccolo errore. Detto ciò, una volta fatta l'analisi possiamo iniziare a tirare fuori una serie di informazioni. Ad esempio, un'informazione che può essere utile in alcuni casi è quello di disegnare, ottenere la traiettoria di un punto di questo meccanismo durante l'intero movimento. Per fare ciò
e questo lo possiamo fare, ricordatevi, solo dopo aver fatto un'analisi. Per fare ciò possiamo andare sotto questo menu, analisi, e scegliere curva traccia. Curva traccia mi chiede di definire quella che è la parte cartacea, questa è una traduzione dall'inglese che forse non è chiarissima, ma sta a indicare il fatto che gli dobbiamo dire in quale parte vogliamo che lui disegni, in quale componente vogliamo che lui disegni questa traiettoria, questa curva, e quindi è una sorta di foglio di carta su cui lui dovrà andare a disegnare questa curva. Io in questo caso gli seleziono appunto la parte di base, ovvero il telaio. Poi mi chiede di selezionargli il punto di cui vogliamo conoscere la traiettoria. Adesso direi che vado a prendere un punto che può essere magari legato a questo vertice. Cambio un attimo visualizzazione così forse vedete meglio. Io vado a prendere questo vertice qua, l'intersezione di questi arrotondamenti. Ovviamente deve essere un punto, può essere anche un punto di riferimento che abbiamo costruito noi ad hoc perché ci interessa un punto specifico. Ritorno a una visualizzazione di prima, il punto l'abbiamo selezionato, a questo punto selezioniamo anche l'analisi perché in realtà potremmo aver fatto diverse analisi e quindi dobbiamo dirgli da quale analisi deve prendere questa informazione, e a questo punto direi che gli posso dire anche anteprima e poi se voglio ok. Noterete che appunto lui ha costruito una curva che è questa sorta di profilo gamma, perché gli assomiglia molto, che appunto rappresenta esattamente la traiettoria di quel punto durante il movimento del nostro meccanismo. E questa è una cosa importante, perché se noi andiamo ad aprire poi il telaio, e lo possiamo anche aprire in una finestra separata, qui gli dico di non salvare analisi, appunto ci troviamo questa curva ottenuta tramite il meccanismo all'interno di questo componente che non è altro che uno sketch. Di conseguenza questa curva possiamo anche estruderla abbastanza facilmente, è sufficiente selezionarla e quindi ottenere questo oggetto. Ad esempio questa cosa può essere comoda se vogliamo disegnare una gamma procedendo all'incontrario, cioè definendo la legge del moto di una valvola, ad esempio se ci riferiamo a un motore a combustione interna, rispetto al movimento dell'albero a camme che però non è ancora dotato delle sue camme, e quindi facciamo in modo che l'estremità della valvola vada a disegnare questa curva traccia sull'albero a camme e quindi potremmo costruire abbastanza facilmente questa curva. Adesso però eliminiamo questa estrusione, direi che andiamo anche a eliminare questa curva traccia e ritorniamo nell'ambiente di prima, quindi nell'ambiente assieme, o meglio meccanismo. Ok, rigenero semplicemente per essere sicuro che la posizione iniziale sia quella giusta. Essendo usciti nell'ambiente meccanismo potevamo decidere di salvare l'analisi in un file per poi recuperarla, però in realtà rieseguirla è così veloce che spesso e volentieri non è necessario, quindi in questo caso riseleziono l'analisi e la rieseguo perché così abbiamo di nuovo a disposizione i risultati dell'analisi. Altre informazioni che possiamo costruire. Altre informazioni sono delle misure che io in realtà ho già creato, ma semplicemente le cancello e le vado a ricreare da zero. E quindi vado a creare una nuova misura che chiamo vel, velocità appunto, e gli dico che la grandezza che deve rappresentare questa misura è la velocità. La velocità può essere una misura di un punto, della velocità di un punto, piuttosto che la misura della velocità angolare di un asse del moto, ad esempio di una connessione. Ma anche qui direi che gli vado a dare lo stesso punto di prima, ad esempio questo. Quindi abbiamo detto vel, velocità, il punto l'abbiamo selezionato e gli diamo ok.
Quindi abbiamo fatto questa nuova misura. Ne faccio una seconda che chiamo ACC, sarà una misura di accelerazione che vado a scegliere sempre dello stesso punto. E ok. A questo punto potremo anche dirgli di selezionare entrambe le misure, selezionare il grafico e noteremo che qui a destra appaiono dei valori numerici nella colonna valore che sono le velocità di questo momento iniziale dell'analisi. Però una volta selezionate le due misure e l'analisi, quindi l'insieme dei risultati dell'analisi, possiamo anche fare un secondo passaggio, ovvero possiamo andare a graficare i risultati di questa analisi cliccando su questo tasto. E come vedete verrà generato appunto un grafico che all'interno dei 10 secondi rappresenta l'andamento della velocità in celeste e dell'accelerazione in blu scuro, che è questa appunto, velocità e accelerazioni di quel punto che abbiamo visto. Tra l'altro possiamo anche tenere aperta la finestra del grafico e chiudere questa. Il grafico è, volendo, esportabile in Excel con questo tasto, così come è anche esportabile in un formato testo. Ovviamente possiamo anche fare un ridimensionamento di questo tipo della finestra e comunque punto per punto andiamo a vedere quelle che sono i valori che lui è andato a rilevare. Ok, facciamo così. Direi che no, stringiamo un po' la finestra perché sennò non ho spazio per mostrarvi un'altra cosa. Stringo anche un po' l'albero per guadagnare un pochino di spazio in più. Questo lo mettiamo qui. E altra cosa che possiamo fare, una volta fatta un'analisi del meccanismo, possiamo andare a riprodurre l'analisi stessa con il tasto riproduzione, come se fosse un video. Quindi clicchiamo su riproduzione, qui ci troveremo l'elenco di tutte le analisi fatte, in questo caso ne abbiamo soltanto una. Potremmo anche fare una verifica di collisione simile a quella che abbiamo fatto nel video precedente, ma per il momento ve la risparmio. E quindi possiamo semplicemente ricliccare su quest'altro tasto, esegue l'insieme di risultati corrente. Ok, appare una sorta di menu simile a un lettore DVD o a un registratore, un videoregistratore, e possiamo semplicemente riprodurre l'analisi in questo modo. Tra l'altro noterete che riproducendo questa analisi vedremo il momento corrispondente che avanza sul grafico stesso, che è questa linea rossa. Quindi volendo ci possiamo poi anche fermare in alcune situazioni per poter simulare meglio, studiare meglio quello specifico punto. Tra l'altro con cattura possiamo anche andare a generare un video. Vi faccio vedere che con cattura possiamo generare un video in formato MPEG, ma anche in altri formati, ad esempio AVI, o anche come sequenza di immagini. Ok, annulliamo qui, chiudiamo. Altro aspetto importante, qui chiudiamo anche la finestra del grafico che in questo momento non ci serve più. Altro aspetto importante, ed è un comando un pochettino nascosto, ma può essere utile per capire quello che è l'ingombro del meccanismo e che dobbiamo considerare se vogliamo costruire ad esempio un carter che serve a proteggere questo meccanismo e impedire ad esempio che qualcuno ci metta le mani e si faccia male. Possiamo utilizzare ad esempio questo strumento, crea inviluppo movimento. Questo strumento ci permette di creare con vari livelli di dettaglio che possono andare da 1 a 10, io in questo caso l'ho già settato su 10, l'inviluppo o di alcuni componenti del meccanismo o anche di tutto il meccanismo stesso,
e gli possiamo dire di andare a generare la parte che rappresenta l'inviluppo. Questa parte non sarà una parte continua, sarà molto simile a un file STL, quindi presenterà delle sfaccettature, quindi sarà una leggera approssimazione di quello che è l'inviluppo, non sarà appunto una geometria perfettamente pulita, però è sicuramente un riferimento, un'informazione importante per poter andare poi a costruire appunto quello che è un eventuale carter. Gli vado a dire anteprima. Tra l'altro io ho selezionato come formato di output la parte, il formato parte, ma può essere anche un STL, una parte leggera o un VRML. Di conseguenza gli do OK e quindi questo modello viene creato e salvato all'interno della mia cartella, della mia directory di lavoro. Quindi vi faccio vedere che se vado ad aprire il file troverò questa parte qui, la apro, qui gli dico di non salvare perché adesso sto facendo un'operazione che è relativa all'ambiente assieme. Scusatemi, non dovevo aprirla, ma dovevo semplicemente assemblarla, quindi esco di nuovo dall'ambiente meccanismo, gli dico assembla, scelgo la parte appena creata, me la mostra. Visto che questa parte è stata creata con riferimento all'assieme, è sufficiente montarla con un vincolo di default perché avrà lo stesso sistema di coordinate. Quindi gli dico vincolo di default, confermo, ad esempio passo alla visualizzazione diciamo realistica, seleziono la parte e faccio anche un'operazione, ci può essere comoda, visualizzazione modello, stile visualizzazione componente e la rendo trasparente. Ok, noterete che appunto questa parte rappresenta il volume occupato da tutti i componenti del meccanismo durante il loro movimento, quindi sicuramente può essere utile per costruire una protezione o quantomeno per tener conto dell'ingombro che questo meccanismo avrà durante appunto il suo funzionamento. Ok, detto questo, direi che abbiamo concluso questo argomento. Cercherò di fare altri video successivi relativi a altri meccanismi particolari, però per il momento interrompiamo qui il video, interrompiamo qui la lezione e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao e un abbraccio a tutti.